abbiamo detto inutile che teniamo qua la guida impegnata con noi, tanto noi andiamo via con calma, ci facciamo 2 foto, lasciamola andare, tanto la strada la conosciamo, abbiamo percorso l'andata, figurati te. Come no, guarda qua, ci sono 3 miliardi di piste battute, trovare quella giusta non è che sia proprio semplicissima. Chiaramente la direzione è buona, è quella giusta, il problema è che magari la difficoltà potrebbe aumentare in modo esponenziale e quindi ci siamo complicati un po' la vita. Comunque ci saltiamo fuori di sicuro, prima o poi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Siamo arrivati a Dozeo, città che sorge in un'oasi ai margini del deserto, questa città, questo posto sarà la nostra base di partenza per visitare le oasi che sorgono qua intorno e non solo. Inizieremo con Mos Espa, questo villaggio che è stato costruito per le riprese di Guerre Stellari, niente di che, ma secondo noi vale la pena di andare a vedere. È stato poi abbandonato una volta finite le riprese e oggi è meta di pellegrinaggio dei fan. Poi andremo a Onjimel, una roccia che è in mezzo al deserto, che prende il suo nome, lo prende dalla forma la sua forma della roccia, che sembra il collo di un cammello, per poi andare a visitare quelle che sono tra le oasi più famose della Tunisia, cioè Kebika, Tamerz e Mides, e poi per il ritorno speriamo di riuscire a fare la pista Rommel. Oggi volevamo andare in un hotel in centro, Tozeur, ma i miei compagni di viaggio sono 2 viziati. Eccoli qua. E poi vi faccio fare anche il massaggio! E quindi abbiamo dovuto prendere un albergo qua in una palmeria. Adesso ve lo faccio vedere, che mi sono rovinato. Mi sa che mi toccherà mangiare sottile, quindi sarà i prossimi giorni, però è veramente molto molto bello. Un po' fuori dal centro, ma credo che ne valga la pena. Questa è l'atmosfera che c'è qua dentro. Silenzioso. Vi faccio vedere il nostro, non so come chiamarlo, bungalow, lodge, no, non lo so. Le moto. E questo qua è il nostro bungalow, vabbè, chiamiamolo così. E questa è la camera. Camera da letto, bagno. Il prezzo è 50 euro a notte, 60 circa, quindi vabbè, non è un po' sopra gli standard di quello che abbiamo pagato fino adesso, un po' sopra i prezzi che abbiamo pagato fino ad oggi, ma va bene, dai. Partiamo quindi oggi in direzione di Nefta, dove dovremmo trovare facilmente la strada per arrivare al villaggio di Mos Espa. Cos'è Mos Espa? Mos Espa è una città portuale fondata da rifugiati rodiani, dove c'è una serie di edifici a cupola. Questi edifici proteggevano i cittadini dalla luce abbagliante dei 2 soli. In questa città la maggior parte dei profitti veniva dal commercio extraplanetario e da una sorta di malavita che si era formata, ma in breve tempo diventò una delle città più importanti di Tatooine. Naturalmente sto parlando di Guerre Stellari, non me ne vogliono per le inesattezze i fan della serie.
villaggio di Guerre Stellari, Star Wars. Star Wars, è in un posto, arrivare, noi ci aspettavamo poco da questa visita in realtà, perché insomma è una cosa molto turistica. Commerciale, sì. Però arrivare qua si fanno una quindicina di chilometri di sì. deserto, che ha un bel scenario, veramente bello, è una strada asfaltata, quindi si fa poca fatica, meno che l'ultimo pezzettino, e comunque una volta arrivati, diciamo, ti immergi in quello che erano gli scenari del film, dove ci sono rimaste ancora cioè, praticamente tutto quello che era stato creato per fare questo film. Adesso vediamo di trovare la pista migliore per raggiungere Onjamel. Ci hanno detto che non dovrebbe essere nulla di complicato, poca sabbia, tanta strada battuta. Prima di arrivare qua naturalmente mi ero preoccupato di scaricare delle tracce per arrivare a Onjamel, però ci siamo subito resi conto che non era così semplice. Le tracce che avevo io portavano a delle montagnole di sabbia che per noi non erano così semplici da fare. Abbiamo quindi conosciuto un ragazzo, una guida, che si è offerta, naturalmente lo fanno spesso, si è offerta per portarci là tramite una pista che lui conosce, dice che è la più facile da fare, quindi diciamo che per 2 spiccioli davvero si è offerto di guidarci e ne abbiamo approfittato. L'arrivo a Onjamel è veramente spettacolare, non riuscirò sicuramente col video a far vedere le scene, a far vedere, è davvero incredibile. Noi siamo arrivati in un periodo che per nostra fortuna, ma chiaramente non per loro fortuna, non c'è turismo, c'è pochissimo turismo, quindi non c'è nessuno in giro e ci godiamo questi paesaggi da soli, fantastico, veramente fantastico. Il villaggio dei Star Wars. Star Wars, sì. Trovate Brahim Brahim che vi porta qua. Sì. Noi avevamo la traccia, ma onestamente la nostra traccia non era proprio adatta, perché non so dove ci avrebbe portato, probabilmente in mezzo alla sabbia. Lui invece ci ha portato qua facendo proprio la strada dura con pochissimi tratti di sabbia, quindi è stato utile. Super. Grazie. Grazie mille. Brahim. Grazie. Grazie. E questo spettacolo come si chiama, Brahim? Ongujmel. Ongujmel. Io testa di cammello, sì. Non l'avrei detto così, l'avrei detto diverso. Lo spettacolo è incredibile. Per il ritorno ci siamo detti, dai, abbiamo già fatto la strada, lasciamo la guida libera, che tanto troviamo la pista a tornare indietro, l'abbiamo già fatta. Invece vediamo anche qua che ce ne sono un'infinità, non è proprio così semplice trovare quella giusta. E quindi adesso via, stiamo cercando di tornare indietro, sperando di non esserci incasinati la vita. Ecco un altro posto dove va, andiamo di qua, andato di qua. Cerchiamo di trovare la strada giusta anche senza guida, speriamo bene.
sbagliare strada non è che sia sempre un male, anzi adesso abbiamo visto questo posto qua da lontano dove ci sono dune e sassi che sembrano modellati dal vento, quindi abbiamo deciso di avvicinarci. Vogliamo fare 2 foto d'effetto, tipo essere dei 2 dakariani. Adesso Mirko l'ho perso perché è sempre più veloce di me. Comunque davvero lo scenario è incredibile, essere qua con questo spazio infinito non è facile da descrivere e neanche facile da catturare con le telecamere, ti scappa un po' tutto insomma, però spero di riuscire a portare almeno qualcosa con queste riprese. Mori? Sei sul cammello? Sì. Sembra più uno squalo che un cammello. Ah, sono sullo squalo! Sono in equilibrio! C'è l'onda! La traccia che avevo fatto a casa l'abbiamo persa da un po'. Stiamo cercando di seguire un po' quello che c'è, perché niente, la traccia non ha funzionato. E quindi seguiamo un po' le piste, speriamo che ci portino. A occhio ci stanno portando nel posto giusto, non dovremmo perderci. Mirko! Ehi! Via, riprendiamo la nostra pista, speriamo sia quella buona e cerchiamo di tornare verso il villaggio, il Mosse Spa, o perlomeno di trovare la strada. Alla fine abbiamo ritrovato la strada, ce l'abbiamo fatta, siamo usciti molto più a sud della pista, quindi un'altra pista rispetto a quella che abbiamo preso in origine. Mirko mi fa sempre un po' da apripista, ci siamo un po' dilungati nel deserto, i tempi si sono allungati più del previsto, quindi torniamo verso l'albergo e le osi andremo a visitarle domani. Visto che abbiamo deciso di posticipare a domani la visita alle osi, facciamo una piccola deviazione di percorso. Nella strada per raggiungere Mosse Spa abbiamo visto in lontananza delle palmerie e quindi abbiamo detto perché no, andiamo a visitarle, andiamo a vedere come sono queste palmerie. Non sappiamo onestamente neppure se si possa entrare, comunque vale la pena di provarci, siamo qua. Cosa sono queste qua dietro? Palme. Sì. Palme di dattero. Però in questo caso sono usate per fare una bevanda. Che si chiama legmi. Legmi. Infatti se vedete c'è quel sacco che poi ci sono delle cannucce che ci sono dei serbatoi che raccolgono il succo della pianta. Qua ce n'è un'altra. E quella è la fine della... No, neanche tanto. Volevamo portare a casa una bottiglia di legmi ma ci hanno detto che diventa vino, cioè fermento. Sì. Abbiamo chiesto se le palme soffrono, Sì. No, hanno detto che non soffrono, muoiono. Sì, è vero. Detto, no, non soffre. No, muore. E dopo muore. Vabbè, allora. Beh, dopo... Però la bevanda è molto buona. Sì, dolciastra, buona, con sali minerali, fibre. Legmi. Legmi. E sai cosa bevi?
Termina anche la quarta parte del nostro giro in Tunisia con questa visita alle Palme. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse un bel mi piace è gradito, l'iscrizione al canale chiaramente mi fa sempre piacere, commenti, domande su tutto quello che sono informazioni utili per chi vuole fare la stessa cosa, scrivetele pure che io rispondo a tutti. Ciao ciao!